Non so se si vede, sotto là c'è la nebbia. Sto usando l'HDR perché in realtà è buio pesto. Questo è l'alberghe e noi stiamo andando. Comincia la seconda tappa del nostro cammino di Finisterre. Sempre in HDR, in realtà non c'è questa luce, e guardate qui, per lunghi tratti ricorda alcune tappe del cammino primitivo, questo cammino di Finisterre, molto bello, ci sta piacendo tantissimo. Wow, tutta nebbia nelle vallate, guardate, sembra quasi il mare, invece è nebbia. La nebbia, che non c'era quando siamo partiti. La nebbia c'era mancata, vabbè dai, carina. Andiamo all'alberghe a vedere se c'è aperto il bar. Eh sì, c'è proprio la nebbia. Vai. Va bene così, dai. Anche ci rinfresca un po' magari. Nonostante la nebbia, guardate che bei colori. Veramente belli. Cos'è, Erica? Mi pare con viola. Contrasta col giallo, poi c'è il verde dei giovani eucalipti e poi c'è la nebbia. Nebbia in Valpadana, sereni gli altri mari. Ve la ricordate? No, perché siete giovani e non si... in realtà neanche io non ho mai visti dal vivo Cochi e Renato quando cantavano questo loro successo. Solo più tardi l'ho visti su YouTube. Sta uscendo il sole, chissà se scioglierà la nebbia o ne sarà sopraffatto. Oh, questa è un'interpretazione moderna del granaio in cemento. Potremmo anche evitare di reinterpretarlo e sostituire con qualcosa di più utile, tipo un pergolato, un patio. Boh. Va bene, siamo al Cornero, qualcosa del genere. Allora, la nebbia si sta alzando, però c'è ancora un po' di frescolino e finalmente abbiamo lasciato l'asfalto. Finché dura ci godiamo lo sterrato in mezzo ai giovani eucalipti. Questi sono giovani eucalipti e le foglie non sono ancora falciformi, sono ancora arrotondate. Poi crescendo cambierà proprio la forma delle foglie, diventeranno falciformi, quelle allungate che trovate per terra su tutti i sentieri della Galizia. Camminate sulle foglie di eucalipto, che sono secche quelle a terra, però vi fanno un tappeto sotto i piedi. Simon, alberghe bar Casa Pepa, altre pubblicità degli alberghe e altre pubblicità degli alberghe. Anche sul Finisteriano meno, però è presente la pubblicità lungo il cammino, perché se avete bisogno di qualche suggerimento per trovare un alberghe, magari volete cambiare i vostri piani perché non avete prenotato, potete farlo. Se invece avete prenotato e volete cambiare i vostri piani, almeno avvisate e date la disdetta dove avete prenotato, perché almeno è una questione di correttezza. Questo albero potete vederlo bene, vedete, queste qui le foglie ai rami giovani sono arrotondate e poi salite e vedete là le foglie sono falciformi, strette e lunghe. È una questione di età dell'albero e dei rami da cui spuntano le foglie, ma è lo stesso albero, è lo stesso eucalipto. Stand con i mirtilli. Penso che ci sia la cassettina del donativo lì. Sì, donativo e mirtilli. No, non c'è nessun timbro. No, noi siamo già a posto con la zuppa di lenticchie di ieri, che speriamo non sortisca effetti, manca solo i mirtilli per aggravare la situazione. No, grazie.
Siamo ancora troppo lontani per vedere l'oceano, ma ci arriveremo con calma. Adesso qui abbiamo davanti a noi altre colline e la campagna galiziana. L'acqua è trasparente, l'odore non se ne sente, e là dietro dovrebbe esserci il bar, così facciamo colazione e mettiamo il primo timbro di giornata. Non sappiamo se ne serve ancora 2 timbri al giorno, probabilmente no, perché ormai non penso siano così fiscali, però nel dubbio uno a metà tappa e uno arriva in alberghe. Che codona c'hai, Miciotto? Va che coda, va. Ciao, noi andiamo al bar, eccolo lì. Ciao. Cammino di là e il bar è di qua. Le palle sono ferme, o sono in manutenzione oppure la Spagna sta producendo così tanta energia elettrica da dover fermare alcune palle e alcune centrali, perché poi quello che succede in Spagna si ripercuote anche sui prezzi nel resto d'Europa, da non crederci. Stessa cosa per la Francia con le centrali nucleari. D'estate la Spagna produce tantissimo. Sono quasi le 11, sta iniziando a uscire il caldo. Per fortuna c'è questo vento che lo mitiga parzialmente. Guardate dietro di noi la campagna ondulata della Galizia, per cui è un continuo su e giù, però purtroppo oggi quasi tutto su asfalto. Peccato. Cioè, il panorama è bello, sembra di essere sulla tappa di Ponte Ferrera. Bella tosta sta salita. Cominciata laggiù. Io mi sono ancora abituato a vederla con la gonnellina sui cammini, che si abbronza tutte le gambette lei. È gonnellina col pantaloncino incorporato comunque. È comoda, no? Grazie Manuela. È comoda con la gonnellina? Sì. Non ti limita ai movimenti, non mostra troppo. Dai, che siamo a meno di 7 km da Olvero e poi dobbiamo decidere se proseguire e dove fermarci. Guardate come si vede bene il lago, che si chiama Encorro de Fervenza. E secondo me è artificiale perché lo hanno creato con una diga sul Rio Xasco, cosa del genere. Va bene, si sta ancora bene grazie al vento, meno male, si fa anche duri. Lo sapevo. Siamo al sole, però scende un po' di vento, vedete che non si muovono gli alberi e sta mitigando la temperatura, altrimenti staremo bruciando perché siamo su asfalto da un bel pezzo. È tantissimo asfalto nella seconda tappa. Paesaggisticamente è bella, però si cammina quasi sempre su asfalto. Il Rio Xallas dovrebbe essere quello che poi dà origine a quel grande lago che abbiamo visto più sopra, per cui ci deve essere lo sbarramento in uscita perché con questa portata non può fare alimentare un lago così grande. D'Umbria, che non ho capito se è un paese grosso qui oppure una specie di comunità. Eccolo lì. Come dire la lunigiana, no? La lunigiana galiziana questa. Oliverola. Per gli amici Oliveroli, Oliveira, qualsiasi cosa tranne che Oliverola.
Allora, siamo arrivati all'albergo dei Pellegrinos del Verona, c'erano 4 persone davanti a noi, ce ne sono andate apposta, avremmo potuto fermarci, però mi ha risposto finalmente quello dell'albergo successivo e facciamo altri 3,5 km così domani abbiamo una tappa più corta. Poi voi regolate in base alle vostre esigenze, perché se anche domani c'è tutto su asfalto, 31 km su asfalto, sono pesanti. Ora andiamo a questo albergo in mezzo a nulla. Che bello! Adesso c'è una salita al 6% per 1,5 km. Giulia mi ucciderà. Sotto e si sente anche perché lì è la zona dove cade l'acqua e fa delle raffiche come nella zona della forra dell'Adda, poi dopo torna placido e scorre normalmente. Oh, stiamo finendo nel modo migliore una bella giornata di cammino su sterrato in mezzo al panorama con un venticello fresco. Che ci vuole di più dalla vita? Che stasera la cena sia buona, che insomma non è lenticchie col chorizo, ma un po' rotto le scatole. Si può mica vivere di lenticchie col chorizo in Spagna, dai, capito? Se tutti quelli che ti propongono la cena pellegrina ti propongono lenticchie col chorizo, cavoli. Bello, bello. Eccoci qua, o lagoso. Ok, siamo arrivati all'alberghe. Questi sono i dormitori. Guarda che belli, tutti con la tendina. Colorati. Tendina, la nicchia, con la luce. Vi danno il tessuto o non tessuto, per cui dovete usare il vostro sacco lenzuolo. Questo è il bagno delle donne. Questo è solo bagno senza doccia. Questo è quello degli uomini. Noi siamo di qua. E sentite il vento come soffia. Pellegrina in attesa del menù pellegrino. Non ve lo faccio vedere perché è un menù spagnolo. Vediamo un po' i piatti. No, dai. No. Come potete vedere li ho finiti subito. Tutto sommato non erano male, non erano neanche particolarmente scotti. Soprattutto non contenevano carne, per cui li ha potuti mangiare anche Giulia. Buoni.